Ve lo dico senza mezzi termini, questo farettino RC60B di Smorrig, luce LED da ben 60 watt con batteria integrata, secondo la mia opinione è il miglior faretto 60 watt in questo momento in commercio, quindi mettetevi comodi e sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi sono sbilanciato veramente tanto nella intro e questo perché io amo questo farettino da ben 60 watt. Credo che sia il migliore in questo momento in commercio, ce l'ho da un paio di settimane, la prima settimana ho fatto 1 milione di test qui a casa, l'ho utilizzato in 3 set diversi, in 3 condizioni di luce diverse e non vi posso dire nient'altro che è una bomba atomica. Partiamo però dalla scatola, vi arriverà questa scatola semirigida e al suo interno abbiamo questo tipo di configurazione qui. Qui chiaramente ci va lui. Allora, vediamo cosa c'è in confezione. Una parabola con attacco Smorrig, su questo ci torno verso fine video. Un supporto da mano, quindi questo lo mettiamo così, qui sopra ci mettiamo il nostro illuminatore e possiamo tenerlo facilmente in mano. Supporto prestativo fatto, io direi in plastica, una plastica molto dura, mi è piaciuta perché pesa veramente poco e funziona assolutamente da Dio. Possiamo poi andare ad angolare il nostro illuminatore ed abbiamo anche il buco dell'ombrello. Un cavettino Type-C Type-C, dopo vi spiego tutto. Un cavetto uguale a quell'altro ma da 3 metri e questo accessorio che è veramente una genialata. Che cos'è? È una specie di clamp, quindi si va a posizionare dietro il nostro illuminatore in questo modo, ok? E qui possiamo andarci a mettere o un power bank o una V-Lock. Infatti Smorrig mi ha inviato anche la sua nuova V-Lock, quindi tanto per farvi capire, questa noi la mettiamo qui e siamo assolutamente a posto. Abbiamo una batteria maggiorata in un ingombro veramente piccolissimo ed è tutto bello solido, ma anche su questo ci torniamo dopo. In confezione poi non c'è nient'altro e come accessorio c'è anche questo mini softbox. L'attacco chiaramente è quello di Smorrig e vi faccio vedere come si apre. Dovete andare ad agire su ogni singola stecca, ma ci mettete un secondo perché è piccolissimo e non fa molto leva, quindi ci mettete veramente poco. E voilà, avete il vostro mini softbox da 30 cm. Come vedete lo possiamo andare a mettere qui e abbiamo un qualcosa di estremamente piccolo e portatile. Per andarlo a chiudere poi c'è un'altra genialata. Chiuso, ci vuole un secondo. A questo punto partiamo dalla luce. Allora, questa è una classica luce da 60 watt, temperatura colore dimmerabile, abbiamo anche molte scene disponibili all'interno di questa luce. Quello che non c'è rispetto un po' a tutte le altre è un controllo via applicazione. Abbastanza comodo, specialmente se ne avete 2 come nel mio caso. Una la utilizzo di solito come rim light, quindi è molto lontana da me, e avere l'applicazione a portata di mano potrebbe essere abbastanza utile. Io sinceramente non le utilizzo quasi mai, quindi per me non è un problema, però vi devo segnalare che non è disponibile appunto un'applicazione per controllarli in remoto. Abbiamo una batteria interna che Smorrig ci dice che dovrebbe far andare questo faretto alla massima potenza a 5500 gradi Kelvin per 45 minuti. Io ne ho 2, ho fatto chiaramente le prove e arriva a 38 minuti. Quindi questo farettino qui potrà essere utilizzato alla massima potenza a 5500 gradi Kelvin per ben 38 minuti. Qui dietro abbiamo il tasto Eco, adesso ve ne parlo, un ingresso Type-C e lo switch per accendere e spegnere il nostro faretto. Come vedete si accende veramente in un attimo, fatemelo abbassare se no non vedete niente. Ok, questo è all'1% e come vedete il display si legge assolutamente alla perfezione, anche sotto un grande softbox come in questo caso. È addirittura colorato, quindi abbiamo un display a colori sul quale abbiamo un sacco di informazioni come ad esempio i gradi Kelvin, l'intensità luminosa e la batteria rimanente. Ecco, sulla batteria c'è un'ulteriore figata, infatti c'è un contatore in ore e quindi questo faretto ci dirà quante ore possiamo andare ad utilizzare questa luce a quella determinata intensità luminosa. In questo momento ad esempio è all'1% e qui ci riporta 5,9 ore, quindi utilizzato in questo modo potremmo appunto utilizzarlo
per 6 ore di seguito. Qui abbiamo uno switch per l'intensità luminosa, qui sotto abbiamo uno switch per i gradi Kelvin, tutte e due sono cliccabili con dei preset, quindi ecco, così dovrebbe essere al 66%, 100%, 33, 66. Questa è una scelta un po' strana perché di solito è 0, 50, 100, avrei preferito quello sinceramente, però se andate a cliccare abbiamo 100, 33 e 66. Stessa cosa per i gradi Kelvin, di solito si va dal grado Kelvin più caldo a quello intermedio 5500 o 5600 per andare poi a quello più freddo, e invece qui no, abbiamo 4 e 3, 5 e 6, 3 e 2 e basta. Ci sono quindi degli intervalli un po' particolari, però va bene uguale, non è un grosso problema. Qui sotto poi abbiamo chiaramente la vite da 1/4 e una volta spenta vi faccio vedere anche il LED qui davanti con il suo attacco proprietario. Ecco, per quanto riguarda l'attacco proprietario ve ne volevo parlare un secondo, perché ho visto tanti video su YouTube nel quale questo attacco viene chiamato Mini Bowens. Occhio, perché non è un Mini Bowens, cioè non esiste in questo momento un attacco Mini Bowens che sia uguale per tutti. Zhiyun ha il suo attacco Mini Bowens che non va bene con questo, e questo ha il suo attacco Mini Bowens che non va bene con altri prodotti simili, quindi in realtà sono attacchi proprietari veri e propri. E Smorrig in questo farettino qui, almeno per ora, non ci dà un adattatore per Bowens, per attacco Godox o per qualsiasi altro tipo di attacchi. Quindi questa luce in questo momento la potete andare ad attaccare o alla sua parabola o tramite questo adattatore a un ombrello, o possiamo utilizzare il suo softbox da 30. E su questa cosa qui ci voglio ritornare a fine video perché ho qualche altra considerazione da fare che però probabilmente vale solo per me. Ma come mi sono trovato ad utilizzare questa luce durante 3 set diversi, ragazzi, è una bomba atomica, mi è piaciuta da morire. Pochi giorni fa infatti sono andato al White Rabbit, c'erano 2 modelle, la prima modella si è cambiata 3 volte, la seconda se ne è cambiata 4, quindi avevo 7 cambi outfit e tutti e 7 i cambi outfit li ho fatti con questo illuminatore senza bisogno di nessun tipo di batteria aggiuntiva. Vero è che il White Rabbit è un posto bellissimo ma molto buio, quindi questo illuminatore non stava più del 30% di potenza, però vi devo dire che sarò stato lì 4 ore, 5 ore complessive e ogni volta che dovevo scattare lo accendevo, poi lo spegnevo e sono riuscito a portare il lavoro a casa solo con la batteria di questo illuminatore. Chiaramente avevo portato con me anche lei, la nuovissima V-Lock di casa Smorrig, di cui magari vi parlo brevemente. Da questa parte infatti abbiamo una classica di tap, nella parte superiore invece abbiamo 2 Type-C PD da 65 watt, una USB normale, un DC-in out da 12 e da 8 watt. Nella parte davanti invece abbiamo chiaramente il nostro monitor che ci dice la carica della batteria e quanta corrente viene erogata su ogni singola porta. Secondo i miei test questa batteria riesce a dare corrente al nostro faretto per 1 ora e 41, mettendo il faretto chiaramente a tutta potenza. Quindi cosa ho fatto? Ho preso questo faretto, l'ho scaricato completamente e dopo 38 minuti la batteria integrata è morta. Poi ho attaccato questo e ho preso i tempi e come vi dicevo appunto è durata 1 ora e 41. Quindi questa più questa messa qui dietro abbiamo la possibilità di avere più di 2 ore di luce continua alla massima potenza, e questo secondo me è veramente una bomba atomica. Per fare la stessa cosa bisognerebbe portarsi 3 paia di NPF e quindi poi bisognerebbe andare a caricare 6 NPF con tutto quello che ne consegue. Per poter ricaricare infatti la batteria interna di questa luce tramite la Type-C, se utilizzate un caricabatterie da 100 watt la caricherete più o meno in 1 ora. Se utilizzate un caricabatterie da 65 watt o inferiore chiaramente ci metterà molto di più. Stessa identica cosa per questa, ci metterà un'oretta più o meno con un centinaio di watt in ingresso, quindi voi potete capire bene che se andiamo a utilizzare questa e poi metterla in carica in 1 ora già pronta è veramente tantissima roba. E perché mi sono innamorato quindi di questa luce? Chiaramente è piccolissima, entra in una mano, ok?
è leggera, ha la batteria integrata, i 40 minuti, anzi 38 minuti di corrente che riesce a dare nella maggior parte dei casi può bastare così, altrimenti avendo una USB-C possiamo utilizzare un power bank da 65 watt che andrà a dare corrente direttamente senza caricare la batteria, o utilizzare un power bank da 100 watt che potrà andare a caricare la batteria interna e dare corrente. E questo accessorio per fare tutto ciò è veramente pazzesco, perché come vi ho fatto vedere prima noi prendiamo la NPF, la mettiamo così e siamo già pronti per andare ad utilizzare, ci manca soltanto chiaramente il cavo Type-C. E avere una roba comunque così compatta, ecco, in questo caso non è più tanto leggera, però è assolutamente compatta, e avere più di 2 ore di luce alla massima potenza, secondo me fa assolutamente la differenza. Nessun faretto da 60 watt che ho mai provato infatti è ingegnerizzato così bene come questi della Smorrig. Per quanto riguarda questo, mi è arrivato subito dopo Natale e non l'ho potuto provare su un set. Ve lo faccio vedere comunque attaccato alla luce. Come vedete si attacca in un secondo e, come vi dicevo, è un 30 cm. Abbiamo anche la griglia, molto interessante, però non l'ho appunto provato su un set, quindi non vi so dire come si possa comportare. Secondo me sarà una luce abbastanza dura, sicuramente meno dura di utilizzarlo con la parabola, però sono molto curioso di creare un set solo con 2 illuminatori con questi 2 softbox, e questo perché effettivamente lo rende estremamente portatile. Quindi se riesco a tirar fuori qualcosa di buono a livello di luce nelle foto, anche con questo potrebbe essere assolutamente una svolta assoluta. Come vi ho detto durante il video, mi sono innamorato di questo faretto e per quanto mi riguarda è il faretto più bello che esista in questo momento in commercio. Chiaramente tutti i brand stanno facendo faretti di questo tipo, quindi arriveranno sicuramente a breve altri faretti fatti così, un po' meglio, un po' peggio, non lo so, comunque cercherò di portarveli sempre qui sul canale, però ad oggi questi per me sono i migliori. Smorrig la conosciamo tutti, fa adattatori di tutti i tipi e per qualsiasi tipo di prodotto, quindi quello che spero realmente è che a breve possano uscire degli adattatori per l'attacco Smorrig. Mi spiego meglio: se esistesse un adattatore da attacco Smorrig a ad esempio attacco Godox, questi sarebbero i faretti che utilizzerei realmente sempre. Se ci fosse ad esempio anche un adattatore Bowens, sicuramente farebbero gola a tutti quelli che utilizzano già quel tipo di attacco lì. In questo momento infatti l'attacco è solo questo e, come vi ho fatto vedere, potete utilizzare soltanto la parabola o il mini softbox loro. Spero che in futuro arriveranno, perché specialmente nel mio lavoro e specialmente quando vado in trasferta, portare un softbox dedicato ad una luce piuttosto che un softbox che possa andare con tante luci fa assolutamente la differenza per me. Quindi questo è quello che spero, ma queste luci sono il top che possiate comprare in questo momento, ve le straconsiglio, anche perché il prezzo ho visto che varia dai 160 ai 200-210 euro, dipende dove andate a prendere. Io vi lascio qui sotto in descrizione sicuramente il link di Amazon, vi lascio in descrizione il link del produttore di Smorrig, che ringrazio perché me li ha inviati. E ragazzi, penso di avervi detto tutto. Se avete qualche domanda, mi raccomando, fatemela qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Anzi no, ultima cosa, tantissimi auguri, questo è l'ultimo video dell'anno e noi ci vediamo nel 2024. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!